Torniamo ad esultare per un gol di Lautaro. Ci siamo talmente abituati che esultiamo ovviamente anche quando a segnare è Lautaro, sì, ma Lautaro Giannetti, difensore, nuovo acquisto dell'Udinese, difensore che decide Juventus-Udinese. 0-1 il risultato finale, un nome tra l'altro che ricorda un po' i primi Ispro Evolution, non so se ve li ricordate, non so perché mi dà quelle vibrazioni lì, ma comunque la Juventus perde di nuovo e perde in casa, l'Inter vola in testa alla classifica a +7 sulla Juventus seconda, a +8 sulla terza in classifica che in questo momento è il Milan, con tra l'altro una partita ancora da recuperare per la nostra Inter, quel famoso asterisco lì vicino al nostro nome, ovvero la partita contro l'Atalanta del prossimo 28 febbraio. E allora oggi voglio fare insieme a voi delle riflessioni sparse, ma voglio portarvi anche un po' di polemica, perché ho visto delle cose in questo momento che non mi piacciono molto, ho partecipato a delle trasmissioni in queste ore in cui ho visto e sentito delle cose. Voglio fare un po' un flusso di coscienza, buttarvi lì alcune considerazioni sparse per fare un po' il punto insieme a tutti voi sul tema campo e campionato. Quindi innanzitutto ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti, vi invito a lasciare subito un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrizione al canale, clic subito sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno. So già che avreste voluto parlare probabilmente di Taremi, di mercato, di Zielinski, eccetera. Vi prometto che lo faremo nella diretta delle 19:30, quindi mi raccomando, seguiteci anche lì e non ve lo perdete. Qui parliamo, come dicevo, di campo e campionato perché stiamo vivendo, ragazzi, parliamoci chiaro, un momento spettacolare e io credo sia giusto goderselo tutti insieme il più possibile. E la prima cosa da dire, allora, secondo me, sul tema campionato, partiamo dalla Juventus, anzi, la prima cosa da dire secondo me sulla Juventus, una sconfitta con l'Udinese che sorprende, ma che era anche prevedibile per certi versi, secondo me. Se vi ricordate, la scorsa settimana vi dicevo che dopo la sconfitta contro l'Inter, Allegri, il tecnico della Juve, in conferenza stampa aveva un po' anche cambiato voce per quanto era stato, per come era abbattuto dopo la partita contro l'Inter. In realtà, però, parlando anche con colleghi juventini, già il pareggio con l'Empoli aveva dato una prima mazzata molto forte alla Juventus e al momento della Juventus. Quindi già qui mi verrebbe da dire avete gettato un pochino la maschera, tutto quel discorso del no, la Juve non punta allo scudetto, se siete così abbattuti quando l'Inter prende un pochino in largo, evidentemente qualcuno aveva un po' detto qualche bugia, ecco, e tra poco ci torniamo. Adesso però sulla Juventus e poi andiamo e ci spostiamo all'Inter, poi la Juventus secondo me sta semplicemente raccogliendo quello che ci si aspettava. Vi dicevo qualche settimana fa, la cosa strana non è tanto l'Inter che non riesce a distanziarsi dalla Juve in classifica. La cosa strana è questa Juventus che sta avendo delle percentuali di conversione altissime, fuori da ogni logica, cioè ve l'avevo dimostrato anche con i dati, la Juventus segnava praticamente ad ogni tiro in porta o quasi e poi non subiva praticamente mai a gol. Erano, diciamo, prima o poi questo tipo di atteggiamento, questo tipo di gioco alla lunga paghi il conto inevitabilmente, non ti può andare sempre bene con queste percentuali di precisione offensiva clamorose e con l'Udinese il gioco è stato oggettivamente uno scempio secondo me per una squadra a questi livelli e con queste ambizioni e ha pagato giustamente ancora una volta il conto. Per collegarci all'Inter, che è quello che ci interessa di più, facciamo una prima polemica di questo appuntamento di oggi, perché penso avrete visto già sui social, se non l'avete fatto sta girando uno spezzone di un'intervista che rilascia Allegri nel post partita di Juventus Udinese, parla ai microfoni di Sky e il conduttore dello studio esordisce dicendo una cosa tipo stavo dicendo in trasmissione che tra virgolette dovremmo scusarci per aver cercato di estorcerle la parola scudetto più volte nelle scorse settimane. Dovremmo scusarci, viene detto, ma io mi chiedo scusarsi di cosa? Scusarsi perché? Cioè hanno messo troppa pressione su quei poverini della Juventus, quindi bisogna scusarsi per aver messo troppa pressione su questi poverini qua, ma poi anche qua alla squadra con il più alto monte ingaggi di tutti, che ha speso di più, con l'allenatore più pagato del campionato, cosa vuoi chiedere di diverso? Soprattutto quando sei lassù in classifica, davvero parliamo di quarto posto, quinto posto e non di scudetto. Ecco, io questo trattamento di riguardo, ecco, nei confronti dell'Inter non lo vedo, anzi. All'Inter innanzitutto, secondo me, in questo momento, anche tra alcuni tifosi interisti, devo dire, sta passando inosservato prima di tutto il
clamoroso ciclo di partite da cui sta arrivando l'Inter. A parte le 7 vittorie su 7 nel 2024 con 4 gol subiti, 18 fatti, una cosa del genere che è abbastanza impressionante, ma consideriamo le ultime partite. 2 partite di Supercoppa italiana giocate in 3 giorni e vinta la Supercoppa italiana, rientro in Italia, trasferta di Firenze, San Siro con la Juventus, trasferta a Roma contro la Roma. Ecco, l'Inter le ha vinte tutte, ma non solo, ha strameritato di vincerle tutte. E ragazzi, lo ripeto, Supercoppa italiana in Arabia Saudita, quindi viaggio 5.000 chilometri, eccetera. Firenze con la Fiorentina, Juventus a San Siro, Olimpico con la Roma. Non so se ci rendiamo conto del ciclo di partite che l'Inter ha affrontato, senza considerare anche quelle prima di gennaio. Ecco, e anche qua, c'è sempre stato un po' quel ricordati che devi morire. Si era partiti dal: "Ah, l'Inter fallirà, ah, l'Inter venderà la squadra, ah, smantella i giocatori, prima o poi perdiamo punti", si è cominciato a dire, "prima o poi succederà questo". Ecco, diciamo che questa morte dell'Inter è stata ulteriormente spostata avanti. Anche se devo dire che anche qui il focus mi sembra un pochino spostato adesso dal punto di vista della narrazione, dal punto di vista mediatico. Da un lato, vedo diverse testate importanti, media tradizionali, giornalisti, eccetera, ma come vi dicevo ho partecipato anche a diverse trasmissioni in queste ore e il tema è diventato, da un lato, che sì, l'Inter ora è super favorita per vincere questo scudetto, quindi anche meritatamente hanno dovuto un po' purtroppo chinare il capo, quindi dire anche un meritatamente l'Inter è favorita in questo momento per lo scudetto, ma è in ritardo di 3 anni perché in realtà l'Inter è la super favorita da 3 anni a questa parte. No, invece, non è così. Cioè, soprattutto il primo anno di Inzaghi, l'Inter veniva definita smantellata. La parola smantellata l'abbiamo letta e sentita sugli stessi media che oggi parlano in questo modo. E poi che in quell'anno l'Inter sia volata in testa alla classifica perché sono stati bravi a partire a razzo è un altro discorso. Dopo sono subentrate varie cose, siamo arrivati dietro, eccetera, eccetera, ma lì, diciamo, con noi nessuno poi si è venuto a scusare per aver usato troppo la parola scudetto, ma forse sarà un caso. E oltre a questo voler ridimensionare dicendo che siamo in ritardo di 3 anni, ora, c'è anche dall'altro lato la Champions League e preparatevi perché il messaggio che sta già cominciando a passare da molte parti anche qua è: siccome l'Inter ha praticamente già archiviato questo scudetto, lo ha praticamente già vinto, quindi in Champions League ci si potrà concentrare di più e quindi l'Inter deve andare fino in fondo. Questa è un po' una narrazione che sento tanto in questo momento. E allora io poi me lo immagino, se l'Inter dovesse uscire malauguratamente da questa Champions, mi immagino già quelli che saranno un po' il tono dei commenti e che cosa si leggerà e si ascolterà in giro. Delusione Inter e cose simili. Però non è così, non è così, assolutamente no. L'Inter sta facendo innanzitutto un cammino straordinario ed è sempre bene ribadirlo. In un campionato normale, secondo me, la vittoria sul campo della Roma, per come arriva, per il momento in cui arriva e tutto il contesto, avrebbe cucito 2/3 di scudetto sulla maglia, avrebbe forse chiuso quasi aritmeticamente il campionato. Invece, nonostante tutto, le avversarie sono sì distanti in questo momento, ma comunque c'è ancora tempo per mettere in bilico tutto e ovvio che, parliamoci chiaro, il vantaggio è consistente e fino a qui i segnali sono tutti enormemente positivi, però è logico pensare che qualche partita anche l'Inter non la vincerà da qui in avanti. È logico poter pensare che non le vincerà tutte quante e magari nel turno in cui non vinci la tua partita, le rivali vincono, per cui i distacchi sono ancora destinati a cambiare. Così come comunque un altro ciclo fondamentale di tante partite ravvicinate ricomincia proprio adesso. Quindi dalla Salernitana si gioca a ritmo serrato una dopo l'altra, con in mezzo la Champions League che sarà una grande battaglia. E anche qui, secondo me, un conto è se arrivi alla partita di ritorno con l'Atletico Madrid con quei 7-10 punti di vantaggio sulla seconda, un conto è se ci arrivi con 3-4 punti di vantaggio sulla seconda. Quindi anche lì attenzione a quello che accade in queste partite qui nelle prossime settimane. Diciamo che ci siamo messi nelle condizioni adesso, magari di poter ragionare anche su qualche piccola rotazione in più e di giocarcela al 100% poi contro l'Atletico Madrid, perché comunque credo che l'Inter ci creda di poter, far bene, ma in ogni caso questa poi è bravura l'essersi messi in queste condizioni, non è caso, anche questo lo abbiamo letto la scorsa settimana da parte di alcuni. Quindi ce la giocheremo, la squadra è convinta di poter fare molto bene in Champions, come vi dicevo, vuole provare a dare il 100% anche lì, chiaramente, anche se l'obiettivo
l'obiettivo scudetto è stato più e più volte rimarcato da tanti. Il famoso algoritmo che tante volte vi ho fatto vedere negli anni scorsi, adesso lo copiano un pochino tutti, ma mette l'Inter addirittura al terzo posto, ve lo faccio vedere nella lista delle probabilità di vittoria della Champions, cioè l'evento Inter vincente della Champions League su migliaia di simulazioni si è verificato il 12,79% secondo questo algoritmo di Opta Analyst, più dell'Inter solo il Real Madrid 14,99 e soprattutto il Manchester City 31,90 che è la grandissima favorita. E so che a prima occhiata questa cosa fa abbastanza sorpresa, ecco, però io vedo che dietro ci sono il Bayern Monaco che è sì fortissimo, però è in un periodo di turbolenza totale. C'è l'Arsenal che forse potrebbe prendersi anche qualcosina in più perché ha avuto sì un periodo di difficoltà, ma adesso ha ricominciato a macinare gioco e punti. Il PSG sicuramente non va sottovalutato, ma in Europa c'è sempre quel dubbio sul fatto che si possa diciamo confermare come invece riesce a fare in Francia. Il Barcellona è in grande difficoltà e con le altre squadre, secondo me, da Borussia Dortmund, PSV, Real Sociedad, eccetera, l'Inter se la gioca con tutti quanti. Quindi non è uno scenario in realtà così impensabile quello di poter far bene anche in Champions League, però non facciamoci ingannare, non facciamoci travolgere anche da questo tipo di narrazione, perché la Champions è la competizione dei dettagli, lo sappiamo, porta via comunque energie fisiche e mentali importanti. All'andata, nel girone d'andata nella prima parte di stagione siamo andati in difficoltà la prima volta subito dopo la Real Sociedad, è stato un momento un attimo di flessione o comunque di qualche rischio, e un altro momento di difficoltà l'Inter l'ho vissuto a dicembre tra infortuni, è stato uno dei mesi con più partite ravvicinate, quindi aggiungere impegni di un certo livello fa la differenza sicuramente anche per quest'Inter che viaggia a dei ritmi altissimi. L'Inter ci proverà, farà il massimo come ha sempre fatto fin qui. Noi sosteniamo la squadra, godiamoci questo momento perché davvero, lo ripeto, sta facendo quest'Inter un cammino straordinario. Il Milan è a quelle distanze lì, ma leggevo che solo altre 2 volte nella sua storia aveva fatto così tanti punti a questa giornata di campionato, per farvi capire. La Juventus pure sta andando a dei ritmi storici e l'Inter è ancora più su, quindi rendiamocene conto. Poi magari andare avanti in Champions anziché un peso diventa anche una spinta ulteriore dal punto di vista mentale, lo abbiamo visto anche l'anno scorso, ti permette magari di non staccare mai la spina e quindi avere delle partite pesanti ti tiene sempre sul pezzo. D'altronde anche qui se penso alle parole di Bastoni dopo la partita con la Roma, per come si è espresso mi ha fatto capire che anche con la Roma c'è stato forse un po' di calo di tensione nel primo tempo, nonostante l'importanza della gara. Quindi magari con la Champions di mezzo ti porta sì via delle energie, però ti fa stare ancora più sul pezzo e chissà potrà accadere anche l'impensabile. Però sempre fare un passo alla volta perché prima dell'Atletico c'è la Salernitana e come dicevo un conto è affrontare l'Atletico con la tranquillità di avere un +7 o +10 sulle dirette rivali in campionato, un conto è affrontare l'Atletico soprattutto nella gara di ritorno immagino, perché la gara d'andata dubito che deciderà il passaggio del turno, credo che si deciderà tutto al ritorno e allora andare al ritorno con 4 punti di margine sulla seconda in campionato o con 10 punti fa una differenza impressionante. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, che ne pensate anche voi di quello che si sta leggendo in questo momento sui vari media, eccetera. Vi prometto poi che in diretta alle 19:30 parliamo degli altri argomenti, per cui aspetto i vostri commenti e li analizziamo insieme. Ci sentiamo sul club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se vi va di entrare a far parte della nostra grande community di passioni interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare proprio qui.